ultima puntata questa sera della stagione di Extra Time in compagnia di Daniele Trombetta di Opta. Buonasera Daniele. Ciao Federica, ciao a tutti. E di Alberto Santi. Buonasera anche a te Alberto, belli sorridenti. Sì, assolutamente stanchi, sfiniti da una serata infinita, ma insomma fortunatamente l'Inter è di nuovo in Champions League, o meglio fortunatamente, ma non solo per fortuna è in Champions League, insomma anche grazie al risultato di ieri e a tutto un campionato fatto di alti e bassi, alla fine è arrivato il grande ritorno in Champions League. Vi saluto, ciao Federica, ciao Daniele. Concentriamoci un po' più sulla stagione in generale, stagione che si è appena conclusa, so che hai degli spunti interessanti di cui parlare. Il primo, lo cito e poi lo spiego, il 35% dei gol dell'Inter in questo campionato sono arrivati nel quarto d'ora finale, quindi gol nel finale. In totale sono 20 su 57 totali. È curioso il parallelismo che c'è tra una partita, quella di ieri, vinta nel finale, ma una stagione in realtà che ha vissuto proprio, che la squadra ha vissuto trovando quei punti, quelle situazioni favorevoli, il gol proprio nel finale, quindi c'è proprio questo parallelismo di una stagione chiusa in extremis e una partita chiusa in extremis. Il secondo spunto è l'importanza della difesa, perché l'Inter chiude questo campionato con la seconda miglior difesa, 33 gol subiti, 17 volte, l'abbiamo detto prima, la porta inviolata, quindi senza aver subito gol, che è il miglior dato stagionale. Ed anche qui passano le prestazioni di Skriniar, De Vrij, Handanovic di cui abbiamo parlato prima, quindi la solidità difensiva, che anche questa è un'altra caratteristica comunque cercata da Spalletti, dalla squadra, ha dato i suoi frutti. In contrapposizione un po' invece alle tante occasioni create nel corso della stagione e forse pochi gol fatti, perché ci si aspettava, sempre tornando al discorso degli expected goals, 8 gol in più. Quindi l'Inter magari ha prodotto tanto, però ha raccolto poco di quello creato. Vedendo altri dati, la percentuale realizzativa, la percentuale di realizzazione di quelle chiare occasioni in cui ci si aspetta di far gol è stata piuttosto bassa, quindi aver fatto forse quegli 8 gol in più avrebbe consentito alla squadra di qualificarsi con più calma. E poi la corsa Champions, chiudiamo con la corsa Champions in generale, dove è stata forse la parte più entusiasmante di tutto il campionato, un campionato ucciso dalla Juventus già molto presto, però questa corsa Champions che ci ha tenuto vivi, no? Un po' tutti quanti, perché l'Inter con i suoi altri bassi, ha perso solo una delle ultime 9 partite, però veniva da una serie di sconfitte e pareggi, quindi aveva raccolto poco. Il Milan che vince tutte le ultime 4, però anche prima aveva preso solo 5 punti su 21 disponibili nelle precedenti 7 partite. Un Atalanta che parte male a inizio stagione, ma conclude imbattuta nelle ultime 13 giornate addirittura, così un po' come la Roma. Parte male, poi si riprende con Di Francesco tra dicembre e febbraio, poi arriva male, arriva Ranieri, le ultime 9 partite imbattuta, quindi è come se alla fine nessuno voleva andare in Champions League, alla fine però qualcuno è andato e ha tirato fuori quel qualcosa in più proprio all'ultimo. L'Inter tutto sommato rispetto all'anno scorso ha fatto 3 punti in meno. È una differenza che definirei quasi minima, se poi ripensi magari a qualche episodio, insomma nell'arco delle 38 partite potevi avere qualche punticino in più, a volte magari hai fatto qualche punto in più quando non dovevi, insomma poi alla fine su 38 partite è chiaro che hai i punti che meriti di avere e la classifica si cristallizza dopo 38 partite. La grande differenza rispetto all'anno scorso è che forse l'Inter, consapevole di quelle che erano state le difficoltà di un anno fa, è riuscita a contenere in parte alcune situazioni. Poi è chiaro che c'è stata tutta la vicenda anche relativa alla fascia da capitano, insomma ci sono state tante voci che hanno un po' infastidito evidentemente questo girone di ritorno, però poi alla fine nell'ultimo periodo, pur faticando, l'Inter ha trovato magari poche vittorie, però evidentemente quelle che contavano di più. Siamo arrivati davvero in chiusura di quest'ultima puntata della stagione di Extra Time. Grazie Daniele per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche a te Alberto. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento.